Oggi cominciamo a parlare di Michele, l'arcangelo Michele, conosciuto anche come San Michele, cosa che mi ha sempre stupito perché mi sono sempre chiesto come si possa fare santo un angelo, ma non ha importanza. E da alcuni anni, sia leggendo, studiando, sia incontrando persone, sia frequentando di persona uno dei suoi centri, chiamiamoli centri di culto, io lo frequento in quanto palestra per me molto divertente perché è impegnativa, per salire sono circa 500 metri di dislivello che faccio costantemente, ho fatto centinaia e centinaia di volte, continuo a farlo e lì vedo ad esempio un fenomeno. Assisto negli anni ad un aumento esponenziale delle persone che si recano in questo centro e che ci vanno anche a piedi, quindi facendo anche questa salita abbastanza impegnativa. Però l'ho vista aumentare veramente in un numero che non mi aspettavo. E allora ho deciso di parlarne anche perché c'è un qualcosa di particolare sul pianeta Terra che lo riguarda e adesso lo vediamo. Intanto vediamo come compare nell'Antico Testamento. Ma come? Finalmente anche il signor Mauro Biglino si è accorto dell'importanza dell'Arcangelo Michele e ha iniziato a parlarne. Beh, in verità lui ne aveva già iniziato a parlare qualche tempo fa e poi vedremo in che modo e con quali fini. Però diciamo che se voi seguite questo video del Biglino, vedete che lui veramente cerca di andare incontro alle esigenze dei suoi amici, del suo pubblico, per dare una spiegazione di quello che lui ritiene essere la figura dell'arcangelo. Bene, io colgo questa occasione per fare chiarezza proprio su degli aspetti molto molto importanti legati all'arcangelo e al suo culto. È l'aspetto energetico che io già in altri video ho iniziato ad illustrare eh, perché interessa veramente molto molto il territorio dell'Italia e non solo dell'Italia. Eh, Questo perché io appunto studiando la realtà dell'Arcangelo già da vario tempo e preparando diverse conferenze, ho ritenuto di dover entrare in questa realtà visitando i luoghi dell'Arcangelo e quindi della famosa linea michelitica, no? Dove in particolare l'aspetto energetico si verifica in alcuni luoghi e soprattutto nella sacra. La sacra, tra l'altro, dove il signor Bellino va ad allenarsi, perché Bellino è torinese, e che lui prende come palestra. Sono curioso di sentire che cosa avrà da dire in questo suo video che ha anticipato, sono veramente molto curioso. Ogni modo, seguite quello che ho da farvi vedere perché le sorprese veramente non mancheranno. Io ho trovato di quegli elementi, di quelle cose che sono veramente straordinarie sotto tutti i punti di vista. E qui lo sapete, in questo canale le sorprese non mancheranno mai. Apriamo però una breve parentesi e chiediamoci chi è questo signor Mauro Biglino. Lui è un profondo conoscitore della Bibbia, quella arcaica, la Bibbia masoretica. Faceva appunto questo lavoro di traduzione degli antichi testi religiosi. Dopodiché ci sono stati dei problemi e lui ha preferito lasciare questa sua prima professione e dedicarsi esclusivamente alle sue conferenze dove espone la sua, ripeto, sottolineo, la sua particolare traduzione degli antichi testi sotto un punto di vista
alieno. Sì, perché a suo dire i profeti, le divinità, Geova, angeli e tutto quello che è questo contesto non sono altro che alieni. Stiamo allora ad ascoltare con attenzione chi è, secondo Biglino, l'Arcangelo Michele. Che pensi, Mauro, dell'Arcangelo Michele? Guarda, l'Arcangelo Michele io penso che fosse un individuo assolutamente in carne ed ossa, quindi non un angelo così come inteso normalmente, e da come viene definito dalla Bibbia, che lo cita tra l'altro molto poco però, era sicuramente un militare, viene citato come il primo dei capi, cioè uno dei più importanti, quindi io lo definirei un generale di corpo d'armata. Ma come? L'Arcangelo Michele aveva anche un grado, era generale d'armata, eccezionale. Biglino sa tutto. Ora accantoniamo caro Biglino e iniziamo a parlare di questi fenomeni che vi anticipavo. E iniziamo da qui, dalla famosa linea micaelica, con i suoi santuari, punti principali di culto. Qualcuno dice siano 7, altri invece propongono 8 oppure 9, altri ancora ci aggiungono dei centri minori, ma comunque sempre sulla linea. E vediamo soprattutto la Sacra, là in Val di Susa, dove questi fenomeni sono molto più evidenti. Innanzitutto bisogna considerare che questa area nel Piemonte è sempre stata considerata area sacra. Lo attestano numerosi resti megalitici e di antiche culture, proprio come accade in Puglia, la zona dove c'è l'altro punto sacro principale, quello a Monte Sant'Angelo. Piemonte e Puglia sono le uniche 2 regioni in Italia che vedono la presenza di queste testimonianze antiche. Sarà un caso? Io non credo proprio. Sulla situazione generale della linea e sul suo orientamento astronomico tornerò con un altro video dedicato. Ora torniamo in Piemonte. Quello che vediamo qui è il Monte Musinè, altura molto particolare, sta proprio di fronte alla Sacra della Val di Susa. Sulla sua sommità c'è questa croce a ricordo di un fatto storico eccezionale, perché qui ha avuto inizio la storia della cristianità, quello che riguarda in Italia. Infatti, secondo la tradizione, qui Costantino, mentre passava con il suo esercito, ha avuto la famosa visione, le famose parole: con questo segno tu vincerai. Ecco quindi che nel settembre 2019 ci siamo attrezzati di tutto punto per vedere questo bellissimo e affascinante centro di culto e anche per tentare di vedere se c'era qualcosa da scoprire. E quanto ho rilevato ha effettivamente superato ogni attesa. Qui siamo all'interno della chiesa e questo è il buon livello di magnetismo che ho registrato nella mia applicazione sul cellulare. La bussola si sposta addirittura dal nord magnetico e il magnetismo era tale da essere perfino visualizzato come bande nere nel video che ora vi sto mostrando. Mai comunque il valore ha superato il 50-60% della soglia. In realtà di questa cosa si sapeva già abbastanza. Era stato
il signor Gianni Cerruti a scoprirla. Cerruti è un rabdomante e una mappa delle sue rilevazioni è addirittura appiccicata all'interno della sacra. Io non so come abbia potuto farlo e come la cosa sia stata accettata da chi regge la sacra, comunque vabbè, è un dato di fatto. La sua rilevazione è stata anche al centro di un video della famosa trasmissione Misteri di qualche tempo fa. Io però non sono rabdomante e comunque mi affido a mezzi più concreti e anche accettabili da tutti per fare le mie esperienze. Certo è che la rabdomanzia va valutata con attenzione e io ne ho pure scritto un libro che vi consiglio. Ma torniamo a dove eravamo rimasti. Una volta usciti dalla chiesa si accede a dei corridoi esterni che facendo il giro dell'edificio ci portano da dove siamo partiti. Qui il valore del magnetismo è quello normale di fondo. Però, verso metà del percorso, ci troviamo a passare davanti ad una roccia ed è qui che è successo di tutto. Davanti a questa roccia i valori registrati dall'applicazione erano addirittura fuori scala. Per esserne certo ho misurato anche i valori attorno alla roccia, ma era tutto normale. Solo lì davanti c'erano questi picchi. Lo sgabuzzino che si vede nella foto conteneva solo attrezzi e non poteva essere lì la fonte del magnetismo. Magnetismo. Ma perché magnetismo proprio lì? In quel preciso punto e dentro la chiesa della Sacra, in un punto veramente molto circoscritto. E perché gli stessi fenomeni in altre località ben precise lungo la linea michelica? E perché solo in certi orari e non in tutto l'arco della giornata? Che cosa significa tutto ciò? Comunque questo non è stato l'unico momento importante sotto l'aspetto della fenomenologia. Una volta che siamo tornati a casa e abbiamo esaminato il materiale, doveva attenderci una sorpresa ancora più importante e straordinaria che ora vi faccio vedere. Davanti a quella roccia dove abbiamo osservato quei picchi di magnetismo, abbiamo anche scattato 2 o 3 foto, ma quello che ci ha stupiti in particolare è questa foto che ho controllato e osservato una volta arrivati a casa. E in questa foto ho potuto rilevare oltre una ventina di pseudo volti. Non erano disegnati o incisi nella roccia, ma era la colorazione stessa originale della roccia che dava in apparenza queste immagini. Alcune, come vedete, sono veramente orrifiche, alcune invece sono anche rovesciate, altre sono sovrapposte, ma però comunque c'è un buon dettaglio, soprattutto nell'ultima della serie di immagini che vi sto a proporre.
come potete notare, in quest'ultima immagine sembra di scorgere una figura velata con in mano quella che potrebbe sembrare una croce e sotto ai suoi piedi, ai suoi presunti piedi, possiamo scorgere un'altra figura, una figura che sembra manifestare paura o stupore. È molto piccola, però si può notare con una certa facilità. Ecco, io vorrei dire che sia per quello che riguarda le immagini del magnetismo che ho rilevato prima, e sia per queste immagini di volti, pseudovolti, non ho utilizzato nessun trucco. Le applicazioni erano quelle normalmente utilizzate nei sensori, per i sensori dello smartphone, per quello che riguarda il magnetismo, mentre invece per le foto ho solo utilizzato un filtraggio gamma nel colore ciano per evidenziare i dettagli e i contrasti. Tutto qui. Le immagini quindi sono originali e si possono vedere ancora in quella roccia. E cosa si può dire di questa immagine se non che è veramente stupefacente, perché in fondo non vediamo altro che quello che di solito notiamo quando osserviamo la figura dell'arcangelo come ci viene rappresentata un po' ovunque. Un angelo, un arcangelo che calpesta il male e lo vince. Qui invece stiamo percorrendo lo scalone dei morti. È una scalinata molto ripida che serve per accedere al piano superiore dove c'è la chiesa. Perché vi faccio vedere questo? Perché qui i monaci secoli fa usavano lasciare i loro cadaveri. E sì, non erano inumati, e lo scopo, un invito a riflettere sul destino di ogni essere umano e a lottare contro il male. Questo scalone è posizionato quasi esattamente dietro proprio al luogo dove che noi abbiamo fatto queste rilevazioni. Che dire allora per concludere questo breve viaggio nel mistero della sacra? Sì, certo, per la scienza quelle immagini sono solo pseudovolti determinati da pareidolia. Se controlliamo nel web ci sono migliaia di questi esempi di illusioni, però è veramente strano che in un luogo di culto dell'arcangelo abbiamo potuto cogliere una illusione che effettivamente sembra proprio l'arcangelo che lo rappresenta, in quanto invece al magnetismo, e non solo qui ma anche lungo la linea, è ovviamente una forza legata alla costituzione della Terra, geobiologia quindi. La realtà è quella che vediamo, ma però ad essa possiamo anche aggiungere un altro dato di fatto che si verifica in questi luoghi sacri, ed è forse questo il messaggio di Michele: ascoltate l'invisibile, recepite la percezione e cercate sempre. Non smettiamo mai di cercare quella che è la verità. Cari amici, grazie per aver seguito questo video, e se vi è piaciuto
Metteteci un like e iscrivetevi al canale.